Padova è una città la cui storia vanta un passato millenario, illustre e ricco di eventi. Secondo gli antichi scrittori, Padova fu fondata dal nobile Antenore, fuggito da Troia. In epoca romana si trasformò in una delle più belle città dell'impero e nei primi anni del Trecento vide la presenza di Giotto nella cappella degli Scrovegni. Le sue opere aprirono la strada alla pittura e nel corso di un secolo molti cicli pittorici trasformarono la città in una urbs picta. Un secolo dopo, sottomessa dalla Repubblica di Venezia, Padova perse la propria indipendenza, ma conservò il prestigio internazionale grazie all'università. Durante il Rinascimento la città divenne uno dei grandi centri artistici per la venuta di Donatello, che nella Basilica di Sant'Antonio realizzò l'altare maggiore e la splendida statua del Gattamelata. In città si formò Andrea Mantegna e qui si trasferirono importanti artisti fiorentini e veneziani. Accolti da committenti lungimiranti in grado di comprendere il valore innovativo del loro linguaggio. Con i suoi 82 metri di lunghezza e 27 di larghezza, il Palazzo della Ragione, l'antica sede dei tribunali cittadini di Padova, è una delle più ampie aule sospese in Europa. Riconosciuto come uno dei più celebri monumenti civili eretti in Europa all'epoca dei comuni, l'edificio fu innalzato a partire dal 1218. Tra il 1306 e il 1308, Fra Giovanni degli Eremitani trasformò i tre grandi ambienti in cui era suddiviso il piano superiore in un'unica sala, ideando una nuova copertura a forma di carena di nave rovesciata. A cavallo del primo decennio del Trecento, a Giotto e Bottega viene affidato il compito di affrescare le pareti della grande sala. Il ciclo però fu distrutto dall'incendio che nel 1420 mandò in cenere l'archivio dei Carraresi. Gli affreschi furono ripristinati dal maestro padovano Niccolò Miretto, con la collaborazione di Stefano da Ferrara e di altri pittori, sulla base degli studi di Pietro d'Abano, facoltoso studioso del suo tempo. Nel salone sono conservati la pietra del vituperio, su cui i debitori insolventi erano obbligati a battere per 3 volte le natiche, dopo essersi spogliati. Il grande cavallo ligneo, restaurato e ridato al suo originale splendore, realizzato da Annibale Capodilista e in seguito donato dalla famiglia alla città. Tra il 1303 e il 1305, Giotto è attivo a Padova per la realizzazione della Cappella Scrovegni. Nello stesso periodo cade anche la realizzazione del crocifisso del Museo Civico degli Eremitani.
un'opera potentemente innovativa. Giotto rivoluziona il suo rapporto con la crocifissione. Nei precedenti, come in quello di Rimini, la figura del Cristo aveva una monumentalità straordinaria, però mancava di sentimenti. Giotto, con questa rappresentazione, dialoga potentemente con la realtà. Nei dolenti, nella figura del Cristo che spira sulla croce, c'è una ricchezza, un dettaglio nel vissuto psicologico completamente nuovo. Un'opera che inizia un rapporto con la tradizione gotica. La si nota nella decorazione delle sue parti e nella ricchezza dei dettagli vi è la profusione della migliore oreficeria del periodo. Il Crocefisso degli Eremitani è un'opera che innova drasticamente la pittura italiana. E cambia radicalmente il rapporto tra la produzione artistica e la realtà. Palazzo Bo è dove anticamente è nata l'Università di Padova. È un punto focale della città, il cuore. L'università viene fondata nel 1222 in seguito ad una migrazione di studenti e professori che al tempo si chiamavano magistri. Nel 1250 abbiamo a Padova l'insegnamento della medicina e delle arti. Quella che oggi è una delle sale più celebri dell'Università di Padova fu commissionata tra il 1368 e il 1378 da Francesco I Carrara ed è la Sala dei Giganti. Francesco I decide di farsi realizzare un ciclo ideato da Francesco Petrarca che celebri i grandi miti ed eroi dell'antichità. Il ciclo viene affidato a due pittori straordinari, Altichiero di Zevio e Jacopo Avanzi. Di quel ciclo di affreschi sopravvive solo l'immagine del grande poeta. Francesco siede nel suo studio, probabilmente dipinto da Jacopo Avanzi. Alle pareti laterali abbiamo una raffigurazione di colonne classiche. Siamo in un periodo dove la riscoperta dello spazio, il rapporto con la natura, rimandano ai classici. Si recupera la tradizione romana per descrivere la novità dell'epoca medievale. Verso la metà del Cinquecento, la sala, allora in rovinoso stato di conservazione, fu restaurata nell'ambito di un ampio intervento di ristrutturazione della ex reggia carrarese, trasformata sotto il dominio veneziano nel Palazzo del Capitanio, sede dell'autorità preposta al comando militare di Padova dalla Repubblica Serenissima. Tra il 1539 e il 1541, il capitano di Padova, Girolamo Corner, esponente di un'importante famiglia veneziana, promosse una nuova decorazione della sala, riproponendo, pur con significative varianti nella selezione dei personaggi illustri, ma con analogo intento didascalico e celebrativo, lo schema e i soggetti di quella trecentesca.
La basilica di Sant'Antonio fu iniziata nel 1232 per custodire la tomba del frate francescano morto a Padova l'anno precedente. La costruzione presenta nella sua complessa struttura una caratteristica fusione di stili, elementi romanici, gotici, moreschi e bizantini. Nel suo interno, la cappella di San Giacomo o San Felice rappresenta uno straordinario esempio di arte gotica veneziana. Fu realizzata a partire dal 1372 dal capitano dei Carraresi Bonifacio dei Lupi di Soragna e fu affrescata dal Tichiero da Zevio, forse con interventi di Jacopo Avanzi. La cappella si apre in basso con 5 arcate trilobate. Le 3 pareti interne della cappella sono completamente affrescate e ricoperte di marmi. La parete meridionale, quella di maggiore dimensione, dove splende il capolavoro di Altichierio da Zevio, la grandiosa e drammatica crocifissione. Le 8 lunette della cappella e le restanti 2 pareti raffigurano alcuni episodi della storia di San Giacomo, desunti dalla leggenda Sanctorum o Aurea di Jacopo da Varrazze. A nord si apre la cappella del Beato Luca Belludi, con gli affreschi del fiorentino Giusto de Menabuoi del 1382. Al centro si distingue l'affresco con la Vergine in trono con Gesù Bambino, tra San Francesco e San Ludovico d'Angiò. L'attuale presbiterio è dominato dall'altare maggiore, progettato da Camillo Boito, ma che non ha nulla del grande altare presentato ed eretto da Donatello, sia per quanto riguarda la struttura che la disposizione dei bronzi. La grande cultura e devozione di Fina Buzzacarini, moglie di Francesco I, si deve uno dei più belli e affascinanti monumenti della Padova medievale: la ristrutturazione del battistero dedicato a San Giovanni Battista. Il battistero era preesistente, viene completamente ristrutturato per volontà della stessa Fina, poiché diventasse il mausoleo della famiglia. Fina, probabilmente nel 1378, affida la decorazione pittorica a uno dei geni del periodo, Giusto de Menabuoi.
straordinario, postmoderno, ha la capacità di muoversi all'interno della pittura, spaziando tra diversi stili. Nella cupola, Giusto de Menabuoi realizza un paradiso che chiama la tradizione bizantina, quasi a richiamare i cicli musivi di San Marco. Dall'altra parte, Giusto è un pittore neogiottesco. Nelle storie della Genesi e del Nuovo Testamento dei registri inferiori, costruisce degli spazi architettonici dove riesce ad ambientare in maniera straordinaria le figure. Nel 1303 fino al 1305, Giotto e la sua bottega sono attivi sulle pareti della cappella degli Scrovegni, voluta da Enrico Scrovegni per guadagnarsi un posto tra i più grandi committenti e mecenati della storia dell'arte. La Cappella degli Scrovegni è il più celebre monumento italiano dell'arte medievale al mondo. Il visitatore ha la possibilità di entrare ed immergersi in una marea di blu di lapislazuli. Giotto realizza un cambiamento epocale nello stile della pittura occidentale. Tanto era stato rigido e monumentale nelle forme e nello spazio sulla parete della Basilica Superiore di Assisi, e tanto diventa fortemente sentimentale nella Cappella degli Scrovegni. Passaggi importantissimi in questo ciclo sono il bacio tra Gioacchino ed Anna alle porte di Gerusalemme. Raccontano un nuovo dialogo con la realtà. Giotto affascina ed ha la possibilità di costruire un modo di raccontare e di usare una tavolozza di colori completamente nuovi. Raccoglie la tradizione medievale e la traduce in un nuovo immaginario della pittura. I sentimenti potentemente trasmessi nei vari registri delle storie evangeliche trovano una dimensione completamente nuova rispetto al passato. Allo stesso tempo, il compianto sul corpo del Cristo morto è uno dei passaggi fondamentali e teologici della pittura italiana. È il pianto devastato e struggente sul corpo di Cristo, un fluttuare di angeli nel cielo che piangono il Cristo uomo. Nel registro inferiore, Giotto si avvicina alla gravitas della scultura attraverso i monocromi dei vizi e delle virtù. In qualche modo reinventa la classicità in immagini straordinarie che vengono inserite in modo perfetto nello spazio. Il ciclo si conclude nella controfacciata, dove viene dipinto in maniera sublime il giudizio universale. Cristo nella mandorla, le schiere celesti con i santi, i beati ai suoi lati, un fiume di sfumature di colore. Il committente si fa rappresentare mentre presenta il modellino della Basilica ai Santi.
I panneggi sono descritti in maniera monumentale e dettagliata. L'universo dei redenti deve ricordare la possibilità della salvezza di Enrico e dei suoi familiari. Dall'altra parte invece Giotto descrive in maniera puntuale e attentissimo ai dettagli quelli che sono i supplizi, le pene dell'inferno. Deve essere un monito, un richiamo. Deve essere l'ultima immagine che viene vista dal fedele prima che si rientri alla vita quotidiana. Mi sento abbracciato dalle piazze, dai vicoli inaspettati, dai muri che descrivono storie. Attimi di passato e in un solo sguardo la memoria. La scelta di una città che nel profondo della sua sorgente ha le gocce di un passato comune. E sento sotto le travi, tra i cieli variopinti e storici decori, abbattersi il sole tra le gocce di una tempesta viva.